Il Cristo velato, una delle meraviglie più affascinanti della scultura mondiale. Immagina di entrare nella Cappella San Severo di Napoli, un luogo intriso di mistero e arte sublime. Lì, adagiato su un materasso marmoreo, giace il Cristo morto, avvolto in un velo di pietra così incredibilmente trasparente che sembra quasi fluttuare sopra il suo corpo. Questa straordinaria opera fu commissionata nel 1753 da Raimondo di Sangro, principe di San Severo, e inizialmente affidata allo scultore Antonio Corradini, che riuscì solo a realizzare un bozzetto in terracotta prima di morire. Il compito passò allora a Giuseppe Sammartino, il quale scolpì il Cristo direttamente dal marmo, creando un sudario che aderisce perfettamente alle forme del corpo, rivelando ogni dettaglio della sofferenza subita. La leggenda narra che il velo non sia stato scolpito, ma pietrificato attraverso un processo alchemico segreto insegnato da Raimondo di Sangro. Per secoli, visitatori increduli hanno ipotizzato che il sudario fosse un vero tessuto trasformato in marmo. Tuttavia, analisi approfondite hanno confermato che l'intera statua è stata scolpita con maestria da un unico blocco di pietra. Ai piedi della scultura, Sammartino ha scolpito gli strumenti della Passione, la corona di spine, i chiodi e la tenaglia, simboli del martirio di Cristo. L'opera ha affascinato artisti di ogni epoca, incluso Antonio Canova, che dichiarò di essere disposto a sacrificare 10 anni della sua vita pur di riuscire a creare un capolavoro simile. E così, tra le ombre della cappella, il Cristo giace immobile, ma vivo nella sua sofferenza scolpita. Il marmo, freddo e eterno, racconta una storia di dolore e redenzione, mentre il velo, leggero come un soffio, sfida la nostra percezione della materia e dell'arte. Un enigma senza tempo, un capolavoro che continua a lasciare senza fiato chiunque lo contempli. Giuseppe Sammartino fu un artista straordinario, la cui maestria scultorea ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte napoletana. Nato nel 1720, si formò nella fervente scena artistica di Napoli, città che nel XVIII secolo viveva un periodo di straordinario splendore culturale. La sua capacità di lavorare il marmo con estrema delicatezza e realismo lo rese uno degli scultori più apprezzati del suo tempo. Sammartino possedeva un'abilità eccezionale nel rendere la morbidezza dei tessuti e l'espressività dei volti, elementi che si possono osservare in tutte le sue opere. Il suo stile si discostava dal rigido classicismo per abbracciare un'interpretazione più emotiva e drammatica delle figure scolpite. Grazie a questa sensibilità artistica, il suo lavoro ebbe grande influenza sui contemporanei e sui futuri maestri della scultura. Oltre al celebre Cristo velato, il capolavoro assoluto della Cappella San Severo, Sammartino realizzò diverse opere di rilievo. San Giuseppe e San Michele Arcangelo, Cattedrale di Monopoli. Bambin Gesù, Chiesa di Santa Maria della Vita, Bologna. Puttini ornamentali, Bottega di Antonio di Lucca. Decorazioni scultoree, Cappella San Severo, in collaborazione con Francesco Queirolo e Antonio Corradini. La sua tecnica, basata su un sapiente uso delle ombre e dei contrasti tra la superficie liscia del marmo e le pieghe profondamente scolpite, ha contribuito alla creazione di opere dalla forte intensità espressiva. Questo è particolarmente evidente nel Cristo velato, dove il sudario marmoreo sembra sfidare la fisicità della pietra stessa. Sammartino morì nel 1793, lasciando una scuola di pensiero e di tecnica scultorea che avrebbe influenzato gli artisti per generazioni. Il suo lavoro rimane oggi uno dei pilastri della scultura barocca napoletana, celebrato e studiato da storici dell'arte di tutto il mondo.